La pipa nasce perché mio padre fumava il toscano e tutti i pezzettini, gli ultimi, li lasciava dietro ad asciugare e poi li fumava nella pipa. E io da ragazzo, da giovane, ogni tanto gli fregavo la pipa e poi provavo a fumarla così e via. Poi sono andato militare, dopo già allora io dipingevo, scolpivo e così via. Via Militare che non facevo niente, lì a Roma ho trovato delle placchettine che col bocchino che le vendevano grezze e ho cominciato a lavorare le pipe lì via Militare, no? Quando sono tornato nel 73 ho cominciato a fare le pipe per me così, per amici e così via. E ho lavorato dal 73 fino all'84, che ho lavorato per amici o per altra gente che facevo le pipe e gliele davo, no? Senza nome. Agli amici le firmavo Ciros, che è il mio soprannome. E poi nell'84 ho fatto la ditta e ho cominciato a girare i negozi, l'Europa e tutto il mondo. Le competenze le ho avuto molto aiuto da Alberto Paronelli, che io ho saputo che c'era il museo e passavo, dopo Varese era la patria delle pipe tanti anni fa, e andavo lì, giravo di qua, con Paronelli mi ha indirizzato: la Radica compra, c'è questo, i bocchini puoi comprarli qua, i sacchetti di lì, e mi ha aiutato molto, mi ha aiutato. Il marchio è una V stilizzata, è una V stilizzata che ho fatto studiare a tanti e mi hanno dato una mano e è uscita quella lì, mi è piaciuta e abbiamo tenuto quella. Adesso lavoro solo roba che mi viene in mente a me. Quando avevo molto mercato, che facevo così, lavoravi anche la roba un po' più economica così, ma adesso lavoro solo, tanto per vedere, tutti i pezzi di alta qualità, e la modellistica seguo sempre la Radica io. Guardando la Radica vedo la fiammatura e seguo quella, in base a quella faccio il modello. Però ecco, succede che magari vedi, su ogni pezzo faccio due disegni io, nel senso che quando la taglio vedo se esce dei difetti, mentre la taglio cambio anche modello per evitare il difetto e così via, e anche quando vado avanti a lavorarla, vedi, da così si taglia, la faccio così, la faccio e poi la foro e dopo la lavoro tutto manualmente. Ma io mentre lavoro fumo pipe piccoline, però io fumo pipe abbastanza grosse così perché mi piace e via. Tanti collezionisti mi chiedono: fammi questo modello, fammi questo. Io no, io faccio i miei modelli e basta, io seguo quello che mi viene al momento e via. Però al momento, con la nascita di tanti artigiani, e tu lo sai, cercano di creare delle robe sempre un po' particolari di qua e di là. Però la pipa, se stai su classicheggiante, io faccio molte cose strane, però stando da classicheggiante la pipa va sempre. Per imparare a fare le pipe ci vuole 2 o 3 anni. Prima di tutto deve avere la passione per questa cosa che fa, e molta passione, perché non deve guardare subito l'utile, e dopo deve avere le conoscenze della radica, non radica, con tante cose, insomma. Io ho cominciato, ho girato tutta l'Italia per la radica, sempre tutta in Italia lo compravo. All'inizio con Romeo, che era lì in Liguria, il papà di Mimmo, con Giordano, perché andavo in Liguria così, allora erano lì, andavo lì in segheria, li ho conosciuti molto bene e via. Poi ho cominciato in Calabria con Carlino, il papà, che era bravissimo a tagliare la radica, molto bravo, e poi mi sono da 20-30 anni sono lì da mano e non mi muovo più da lì. Io l'importante una pipa può essere bella, brutta, quello che vuoi, difettata, sabbiata, rusticata, l'importante è la stagionatura della radica, come si tiene la stagionatura della radica. Allora lì fumi bene, è la bollitura che deve bollire le sue ore giuste e la stagionatura. La stagionatura è molto importante. Il mercato, guarda, io ho girato 10-15 anni in Europa e in Italia a vendere pipe, dall'84 al 94 mi sembra, 10 e più anni. Era una soddisfazione, perché tu andavi dal tabaccaio, ogni tabaccaio aveva il pipa club, quando tu arrivavi erano tutti lì, dovevi fermarti a pranzo, a cena, di qua, non ti mollavano mai. Dopo finito il proprietario, entrati i figli, i nipoti, ho venduto, hanno cominciato con le macchinette e tutto, ed è stato perso molto è stato perso.
perché loro proprio avevano la passione della pipa, anche il proprietario. Dopo, adesso in Italia saranno rimasti 20 negozi interessanti. Guarda, io trattare le vendite non ci sono, mettimi qua a fare le mie pipe così, ma a vendere io sono zero. Perciò tutti i clienti che ho esteri, i più importanti, li fa tutti a mia figlia, contattano lei e parla con lei. E così, io gli ho detto, tu vendili e basta, che è già troppo, le pipe te le faccio io e te ne lascerò finché vuoi di pipe da vendere. Ma adesso poche, farò 600-700 pipe, 800 pipe, con l'aiuto dei miei fratelli, perché faccio solo robe particolari e via. Quando disegno, disegno centinaia di pezzi, no? Tu non immagini cosa c'ho in giro di pipe, guarda, perché dopo io magari vado avanti a fare dei modelli, dopo mi stanco un po', allora vengo a disegnare la radica. Dopo magari riprendo, vado avanti, dopo magari quella che ho disegnato vado a tagliarla. Dipende. Non faccio quello che voglio in poche parole, ecco. Ma ce n'è una molto particolare che ho fatto tanti anni fa, che era il 42esimo di matrimonio di mia moglie. Era una pipa che avevo qua e mi fa mia moglie, mi alziamo, sai che giorno è oggi? No, che ne so, guardo il calendario, è 41 anni o 42 che eravamo sposati, poi ho detto cavoli. Ho detto vado giù, gli faccio quella pipa lì, la finisco, che dopo era tutta incisa in oro, in brillanti, così, con bocchino in ambra, stupendo, e così via. La finisco e l'ho finita e ho fatto su tutta la dedica a mia moglie, la data del matrimonio, così via. E ce l'hanno loro e vai a venderla. L'ho esposta una volta, non ti dico i soldi che mi davano, che facevano paura. Io l'avrei data a mia figlia, ha detto no.